Questa serie di video funge da approfondimento narrativo, filosofico ed introspettivo di Final Fantasy IX. Questo videogioco ha ricevuto l'amore che merita soltanto da qualche anno a questa parte, nonostante una calda accoglienza da parte della critica fin da subito. Purtroppo, molti hanno difficoltà nel superare lo scoglio iniziale della grafica cartunesca, del mondo colorato e dei toni scanzonati. Il mio scopo non sarà quello di farvi cambiare idea riguardo al gioco, al personaggio o l'argomento in questione, ma mi limiterò soltanto a darvi la mia visione delle cose di un gioco che amo con tutto il cuore. Prima di cominciare, vi ricordo che potete iscrivervi al canale dal pulsante rosso qui sotto e che tramite un like ed un commento ci aiuterete a crescere e a portare sempre più contenuti con maggiore frequenza e qualità. Io sono Steve e oggi vi parlerò del misterioso e crudele antagonista del gioco, Kuja. Mettetevi comodi e buon ascolto. 1776. Garland, genoma dotato di grandi poteri magici, crea Kuja al solo scopo di portare morte e distruzione nel pianeta Gaia che egli voleva assorbire per riportare la vita sul proprio mondo, ovvero Terra. Tramite guerre e stermini avrebbe accelerato il processo con cui le anime dei morti fluiscono per poterle assimilare più velocemente. Kuja venne creato già adulto e senza aver provato esperienze di vita e quindi non in possesso di rimorso o coscienza e allo stesso tempo dotato sì di grande intelligenza ma anche di una lacuna importante: il potere della trance ottenibile soltanto con accumulo di forti emozioni che il genoma non possedeva. Questa semplice creazione, potente e funzionale allo scopo, era però pericolosa e poco gestibile, perciò Garland pose un limite alla sua vita e creò nel frattempo un genoma perfezionato in grado di crescere e sviluppare emozioni, ovvero Jidan. Kuja, invidioso di questo suo fratellastro, lo rapisce per poi abbandonarlo su Gaia e non lo uccide soltanto per sentirsi superiore a lui, potendo decidere della sua vita. L'unico ordine a cui egli obbedisce è la distruzione di Madainsari, terra di sciamani in grado di invocare entità potentissime chiamate Eidolon. Garland temeva questo potere e decise di stroncarlo sul nascere prima che potesse diventare una minaccia concreta. Spedito anch'egli su Gaia, il genoma adulto stringe accordi con la regina di Alexandria Bran, iniziando a pianificare battaglie e guerre più per soddisfare se stesso che per mera obbedienza nei confronti di Garland, non essendo i due in rapporti particolarmente buoni. Dopo il comportamento nei confronti di Jidan, Kuja viene infatti bandito da Terra e, costretto alla vita sul pianeta che avrebbe presto distrutto, egli inizia a fare i suoi alcuni usi e costumi del luogo, costruendo una reggia tutta per sé o frequentando gli altolocati di Toleno, potendo così ottenere informazioni, conoscenze e potere. Rotti ormai i rapporti con Garland, Kuja diviene sempre più curioso riguardo gli Eidolon che il suo padrone temeva e cerca di ottenerne i poteri per vendicarsi di lui in futuro. L'alleanza con Bran ha questo preciso scopo e, dopo averle fatto dono di maghi neri creati con la nebbia e la magia, che avrebbe usato come soldati, entra nelle sue grazie ed insieme cercano i 4 frammenti del gioiello ancestrale, contenente l'invocazione più potente conosciuta. Una volta ottenuti alcuni potenti Eidolon, tra cui Bahamut, Kuja tradisce la sua ex alleata uccidendola con le stesse invocazioni che entrambi bramavano e lasciando il regno di Alexandria privato della sua figura più forte. Il genoma si dimostrerà un abile stratega in numerose occasioni ed oltre al tradimento nei confronti della regina di Garland non esita a rapire la regina di Lindblum o l'intero gruppo cappeggiato da Jidan, arrivando persino a ricattarlo e costringerlo a lavorare per lui per un breve periodo, con la vita degli amici in ballo. Garnet, che succede al trono della matrigna, viene attaccata da Kuja poco dopo in un brutale assalto alla capitale, ma grazie ad un'altra sciamana di nome Eiko, le due riescono ad invocare il leggendario spirito invocativo Alexander, riunendo i 4 frammenti del gioiello. Questo essere distrugge con facilità il re dei draghi e Kuja, ansioso di ottenerne il potere, chiama l'Invincible,
nave proveniente da Terra che lui e Garland hanno usato per distruggere o soggiogare altri Eidolon. Garland, tuttavia, non è dello stesso parere e sfrutta il mezzo volante per distruggere Alexander e spazzare via l'intera città, negando al suo genoma l'unico potere che avrebbe potuto sconfiggerlo. Disperato, Kuja rapisce stavolta Eiko nella speranza di estrarre un qualche Eidolon abbastanza potente da poter tentare una controffensiva e, in maniera del tutto fortuita, si scontra con Mog, un piccolo e debole Moguri che accede al potere della trance per tornare alla sua vera forma, l'invocazione Madain. Costretto alla fuga, il genoma capisce che l'unico potere in grado di soverchiare quello del suo creatore è proprio la trance, a cui egli teoricamente non può accedere. Tuttavia, Kuja è pieno di risorse ed inventa un piano diabolico per raggiungere comunque questo stato. Jidan e gli altri, nel corso della loro avventura, arrivano a Terra e combattono Garland per impedire che utilizzi il biondo protagonista e la sua anima come armi contro la stessa Gaia. Indebolito dallo scontro, Garland viene sconfitto definitivamente da Kuja, che arriva proprio in quell'istante e reclama il controllo sia di Terra che di Gaia. Creato come recipiente per contenere anime, Kuja sfrutta questa sua caratteristica per assimilare le anime prese da Garland dal flusso di Gaia, compresa quella di Bran, un'anima piena di forti sentimenti quali odio, invidia, brama di potere, e sfruttando le emozioni delle persone, le cui anime sono state strappate via, riesce ad ottenere l'agognato potere della trance. Lo spirito di Garland è però ancora presente e, come una doccia fredda, annuncia a Kuja che la sua vita è al limite della sua durata e che presto tutto ciò che ha fatto e ottenuto non gli sarà più utile. Kuja, devastato da questa notizia e conoscendo per la prima volta la paura, cade in preda ad un folle nichilismo e tenta di distruggere ogni forma di vita, invidioso di coloro che vivranno dopo di lui. Con il suo nuovo potere distrugge l'intero pianeta Terra e Jidan e compagni si salveranno soltanto grazie al furto dell'Invincible e alla conseguente fuga. Deciso a distruggere anche Gaia, Kuja torna sul pianeta ed entra nel luogo dei ricordi, che contiene il cristallo del mondo, con l'intenzione di farlo a pezzi e far collassare anche questo pianeta. Ifa agisce in modo incontrollato e causa la morte di numerosi abitanti e le anime si addensano a tal punto da formare una gigantesca coltre di nebbia in tutto il globo. Jidan, Vivi, Garnet e gli altri, aiutati anche da un manipolo di soldati capitanati dalla Shogun Beatrix di Alexandria, riescono a superare l'esercito di draghi disposto da Kuja in difesa all'ingresso del luogo dei ricordi, ed entrano in questo dungeon per chiudere la questione con lui una volta per tutte. Stavolta il malvagio genoma conoscerà la sconfitta e nemmeno il suo disperato attacco finale, la magia ultima, sarà sufficiente a spazzare via il mondo. Come effetto collaterale, però, la sua paura della morte e la sua disperazione sono sufficienti ad invocare la vera natura di Ifa, ovvero l'incarnazione della morte Necron, che si scontrerà con il desiderio di vivere del gruppo dei protagonisti. Inaspettatamente sarà proprio Kuja a tirarli fuori da lì. Il genoma si rende conto nei suoi ultimi momenti che la vita è un dono prezioso e, ammaliato dalla positività e dalla resistenza che suo fratellastro ha posto davanti ad una certezza come la morte, teletrasporta lui e i suoi compagni fuori dal luogo dei ricordi con le sue ultime forze. Jidan, conscio di dovergli la vita, sfreccia verso di lui per soccorrerlo, ma è ormai troppo tardi. Kuja spira tra le sue braccia e, probabilmente, lo salva un'ultima volta prima che i rovi di un'Ifa ormai in berserk lo uccidano. Kuja è un personaggio affascinante. Diabolico stratega senza alcun freno inibitore, conosce lentamente il significato delle emozioni, provando invidia per il fratello, orgoglio e talvolta anche ammirazione nei confronti di una civiltà che, per quanto debole, ha usi, costumi e pensieri che lui non capisce ma brama. Il suo narcisismo non è che una copertura dei suoi veri sentimenti, nata dal suo incontrastabile potere, ma che nasconde tante insicurezze e preoccupazioni, e l'esempio più lampante è proprio quando viene a conoscenza della sua natura mortale,
della sua normalità e del suo non essere in grado di ottenere ciò per cui ha lavorato da anni. La sua stessa redenzione verso la fine non è altro che una consapevolezza di ciò che non aveva mai compreso, la vita ed il suo significato, il senso di voler esistere e di voler essere ricordato in futuro, il senso di essere apprezzato. Il suo gesto finale non lo redime per il male che ha causato e lo stesso Jidan non riesce a perdonarlo, eppure tenta di salvarlo e di comprendere le ragioni dietro le sue azioni. La dicotomia Jidan-Kuja è geniale poiché i due sono identici, ma avendo vissuto due vite completamente diverse, hanno sviluppato sentimenti opposti. Uno in favore della vita, dell'altruismo e senza paura di affrontare morte, perdite e sentimenti negativi. L'altro ha vissuto in funzione della morte, dell'invidia, della vendetta e dell'autoproclamazione a discapito degli altri. Kuja dimostra come anche la più oscura delle entità abbia sulle spalle un vissuto, delle motivazioni, dei sentimenti e degli sviluppi che cambiano con il mutare del mondo e delle persone che lo abitano. Egli ha cambiato il suo destino e, come Vivi e Jidan, ha deciso chi essere e cosa fare, fino al suo ultimo istante di vita. Io vi ringrazio e spero di potervi avere con me anche al prossimo video.